Ed eccoci ritrovati su Spa Kitchen, è arrivato questo mese di gennaio, dopo un mese molto intenso di festività, di mangiate, di cucinate, almeno nel mio caso, ed è il mese dove spesso abbiamo i sensi di colpa. Ho mangiato troppo, adesso non mangio più niente, digiuno, dieta. Allora, io vi dico la verità, non sono, cioè sono contraria agli estremismi in tutti i campi e anche in quello del cibo. Ehm, Ho deciso per esempio di rinunciare a un dato alimento di cui ho abusato durante il mese di dicembre, anche per qualche giorno. Non è necessario fare un mese di detox per rimettersi in forma. Ehm, Così ho pensato di preparare insieme a voi degli snack salati, perché ci siamo abituati durante le feste a mangiucchiare di qua e di là. Nelle attese tra pranzo e cena si mangiucchiava salatini di qua, patatine di là, insomma. Quindi per non perdere l'abitudine, ma sostituire questi alimenti con cose più sane, penso che sia la decisione più saggia. Faremo 3 snack salati sfiziosissimi, semplicissimi da fare, 2 con le verdure e uno snack con i legumi. E adesso andiamo in cucina. Ab in die Küche für meine deutsche Freunde. Per i nostri snack utilizzeremo una verza, del cavolo nero e per finire dei ceci. Prendiamo la nostra verza e iniziamo a togliere un po' di foglie per creare le nostre chips. E toglieremo la parte bianca centrale che è callosa, così che le chips saranno morbide all'inizio e fragranti dopo la cottura. Disponiamo le nostre foglie su una placca ricoperta da carta da forno. Non fatele troppo piccole perché durante la cottura si restringono. Condiamo con sale, pepe, olio d'oliva, un po' di paprika, come desiderate. Usate le spezie o le erbe aromatiche che vi piacciono di più. E passiamo in forno per 8 minuti circa per iniziare. Questo dipende anche dal vostro forno. Se necessario potete girarle a metà cottura e direi forno ventilato per permettere alla verza e a queste chips di diventare croccanti. E passiamo alle nostre foglie di cavolo nero. Le foglie diciamo che sono più morbide rispetto alla verza e facilmente sfilabili dal gambo. Le dimensioni qui potete farle anche più piccole perché queste in cottura non si restringono molto.
questo punto condiamo anche le nostre foglie di cavolo nero e le passiamo in forno. Come cottura valgono le stesse regole delle chips di verza. E passiamo all'ultimo snack fatto con i ceci. Io ho usato quelli in barattolo, quindi erano già ammollati, ma se avete quelli secchi potete lasciarli una notte a mollo. Li sciacquiamo e li asciughiamo su un canovaccio. Li trasferiamo in una ciotola, ben asciutti, e iniziamo a condirli a nostro piacere. Io ho utilizzato sale, pepe, un po' di chili, paprika, aglio in polvere, olio d'oliva e un po' di farina. Trasferiamo i nostri ceci su una teglia e li distribuiamo bene su tutta la superficie. Cottura in forno, questa volta saranno 20-25 minuti a forno ventilato e gli ultimi 5 minuti di grill. Ho aggiunto il rametto di rosmarino visto che ce l'avevo fresco, potete farlo anche voi. I nostri snack sono pronti. Fatemi sapere nei commenti quale vi ispira di più, quale vorreste assaggiare o quale avete già assaggiato, perché li avete magari già mangiati. Io personalmente adoro quelli di verza, sono praticamente diventati una droga per me e anche per altre persone che conosco, e chi mi ascolta lo sa. Quindi vi avverto, questi snack creano dipendenza, ma senza sensi di colpa, perché è questo che dovrebbe essere il nostro approccio nei confronti del cibo tutti i giorni. E con questo fantastico snack vi saluto. Alla prossima settimana con una nuova ricetta di Spa Kitchen.